Sono Angela e ti insegno a parlare italiano. Ci sono parole italiane che sono più difficili di altre da pronunciare. Per questo la soluzione per poterle pronunciare correttamente è solo esercitarsi. Cominciamo con la prima, che credo sia la più dolce. Zucchero o sugar. In questa parola abbiamo il suono della Z. Lo stesso suono che troviamo in parole come zucchina, zoccolo o zoccoli, zebra, pizza e piazza. E poi nella parola zucchero, come nella parola zucchina, abbiamo il suono che o il suono chi. E ora vi spiego. In italiano abbiamo questo suono quando la nostra C è seguita dall'H, che a sua volta può essere seguita solo da due vocali, o la I o la E, e quindi avremo che o chi. Per questo ci sono parole che devono essere pronunciate in questo modo. Quando parlo ad esempio di chiave, bicchiere, cucchiaio. Avete capito la differenza di suono? Spero di sì. Ed ancora, anche quando la G incontra l'H, anche in questo caso il suono cambia, come nella famosa parola che tutti conosciamo, spaghetti o spaghetto, se si tratta di uno solo. Vedete? Anche qui la G incontra l'H e anche in questo caso può essere seguita solamente dalle due vocali di prima, E o I, e quindi pronuncerò ghe o ghi con la parola spaghetti o con la parola funghi, ma posso anche dire ghepardo, ghiaccio, ghirlanda. Per questo motivo non è proprio corretto dire che noi italiani non pronunciamo l'H. Spero di essere stata chiara. Un altro suono speciale solo in italiano è il nostro gli, quello che io considero il supereroe degli articoli, maschile, plurale, gli, che accompagna parole come gli scienziati, gli orsi o gli elefanti, gli zoccoli, ma la troviamo anche in alcune parole, come ad esempio moglie o mogli, se insomma devo usare il plurale, figlia, figlie, oppure ancora bottiglia, bottiglie, coniglio, conigli, famiglia, famiglie. Gli è difficile per tanti di voi. Il consiglio che posso darvi è di provare a spingere la vostra lingua sul vostro palato in avanti e di far uscire il suono. Provate in questo modo. Gli. Non so se siete riusciti a capire e non so neanche se sono stata molto chiara. E per concludere, quel suono che fa così. Questo gesto significa silenzio. Lo considererei un suono universale, ma per vostra sfortuna è uno di quei suoni che si trova in alcune parole italiane, come ad esempio ascensore oppure sciroppo. Prendi uno sciroppo che ti può aiutare, ad esempio. Oppure con la parola coscienza. Hai la coscienza sporca perché mi hai detto una bugia. Ed ancora, sciarpa. Metti la sciarpa, fa freddo. E scienziato. Da grande vorrei essere una scienziata. Chiaramente nella prossima vita. Ma anche in questo caso state attenti, perché il suono sh, come ho detto prima, SC, lo avremo solo quando queste due consonanti sono seguite dalla vocale I o E. Perché? Se non c'è una di queste due vocali, il suono cambia. E per farvi capire, vi faccio degli esempi. Avrò parole che posso pronunciare in questo modo. Scarpa o scarpe, scopa o scope, scoiattolo o scoiattoli. Quindi, se non c'è la I o la E, il suono è un suono chiuso. Sco, sk. Se invece abbiamo una I o una E, il suono è quello che ho detto prima. Shh. Tutti i miei esempi, se volete esercitare il vostro italiano, li troverete nella descrizione del video. E se siete arrivati fin qui, grazie per tutti i like che troverò. Thank you for watching e bye!